Benvenuto, benvenuta! Quest'oggi parliamo di un tema a me molto caro che è quello delle domande e risposte all'interno del tango e lo facciamo usando 3 brani di Canaro. Partiamo dai tip che ho messo dedicati a questi brani, ok? Allora, io ti propongo di andare direttamente a vedere il mio tip numero 18, dura 30 secondi. Guardalo e prova a identificare i momenti in cui c'è la domanda e la risposta. E che cosa succede quando c'è la domanda e quando c'è la risposta. Guardalo e ci vediamo tra 30 secondi. Molto semplice da identificare, vero? Domanda e risposta? Al terzo secondo, cioè la prima domanda, e la relativa risposta. Che succede? Andiamo ad ascoltarlo, a vederlo insieme. Taca 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 ta. Taca ti. E due. Taca 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 ta. Taca tiki tiki ta. Ok, fermiamoci qua. Quindi una domanda ed una risposta. Tan tan tan, tiki 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 tan. Cosa faccio io e che cosa fa Monica? Io propongo la domanda, lei risponde, in questo caso giocando, allontanandosi e ritornando verso di me. E questo lo replichiamo 3 volte, perché 3 volte Canaro fa la stessa cosa. Come chiude? Con domande e risposta ravvicinate. Andiamo al fondo. Tara, 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 tara. E si chiude. Ok? Quindi abbiamo una domanda e una risposta molto chiara e una domanda e una risposta ravvicinata. Siamo al tango tip numero 16, sempre di Canaro, che le importa al mondo. Lo vediamo un attimo insieme e anche qui prova a vedere dove secondo te ci sono le domande e le relative risposte. Guardiamolo insieme. Allora, l'hai trovate le domande e le risposte? Canaro è meravigliosamente pieno di queste domande e risposte. Per me quelle più significative sono dal 33esimo secondo in avanti. Allora, andiamo a vedere che succede da quel punto in poi. E due. Ok, quindi abbiamo 4 volte domande e risposte
E sono due frasi perché sono 4, 4, 4, 4, ok? Quindi due frasi da 8. E come prima, Canaro che fa? Dopo aver fatto queste domande e risposte molto semplici, molto chiare, va ad accorciare la domanda, il tempo di domanda e il tempo di risposta. Ok, vuoi vederne ancora uno? Ancora un Canaro, dai, andiamo al tango tip numero 8. Scovata? Allora, secondo me all'8° secondo c'è il primo gioco di domanda e risposta che poi prosegue. Ascoltiamolo insieme. Prima domanda e prima risposta. Pam pa pom po. Ok? Adesso continua, ma noi facciamo, io e Monica facciamo delle cose diverse per tradurre questa domanda e queste risposte. Entra il cantante, pa 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 pa, risposta dell'orchestra. Seconda domanda del cantante, seconda risposta dell'orchestra. E qui continua e ritorna sul tema precedente. Poco despacito, pa 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 pa, con il cantante. E noi decidiamo di non tradurre in danza allo stesso modo di prima questa domanda e questa risposta, ma ci muoviamo insieme. Ci muoviamo insieme. E qui vi faccio un giochino che mi sembra, visto che di sotto stanno insistendo sul ritmo, io gioco, diciamo, una pulsazione diversa da quella di Monica. Ok? Bene, quindi 3 brani di Canaro, 3 modi diversi per esprimere domande e risposta, con 3 modalità coreutiche di danza diverse, con lo scopo di proporti possibilità interpretative. Io mi diverto un sacco a trovare nella musica dei suggerimenti meravigliosi e ho voglia di condividerli con te. Ok? Grazie per essere arrivato fino qui. Ti aspetto al prossimo video in cui proveremo a giocare su altri temi, sempre prendendo spunto dai Tango Tips. Quindi se non li hai visti, ti consiglio di guardarli settimana dopo settimana. Ciao! E non dimenticare, se volete approfondire l'interpretazione musicale, scrivimi e al mercoledì o giovedì partecipa a Interpretango, le mie classi online di interpretazione. Puoi entrare in qualunque momento. Ti aspetto. Ciao!